Stefano Nazzi Esatto, per per la questa citazione apocrifa e per avergli usurpato la sigla di indagini. però del resto quando si parla di delitti e scienza il pensiero corre subito al lumino, ai test del DNA, tecniche di analisi di immagine, però la storia che vi raccontiamo oggi ha anche a che fare con la più insospettabile delle discipline, cioè la matematica, come ha raccontato di recente uno sterminatissimo e dettagliatissimo articolo della rivista Science. La storia è questa: nel 2003 Lucia de Berck, una infermiera olandese che lavorava in un ospedale pediatrico, è stata dichiarata colpevole di aver ucciso 4 bambini e di aver tentato di ucciderne altri 3. L'infermiera non era stata colta in flagrante. La sentenza si era basata su un calcolo delle probabilità effettuato incrociando le morti dei bambini con i turni dell'infermiera, arrivando a stabilire in 1 su 7 miliardi la probabilità che si trattasse di un caso, quindi decisamente improbabile. Poi questa stima è stata rivista nel corso delle indagini, arrivando a 1 su 342 milioni, che è un numero comunque molto alto, che unito ad altre prove come le tracce di sedativi e altri farmaci sospetti ritrovati nei corpi dei bambini, era stata appunto sufficiente poi a farla condannare. Il caso, che aveva avuto anche una certa risonanza, anche perché comunque la vicenda era piuttosto drammatica, sarebbe stato chiuso lì se non fosse stato per una geriatra che era imparentata con la responsabile di questa infermiera che era stata poi condannata e che aveva notato alcune stranezze nelle prove presentate al processo, cioè riguardando i casi, le cartelle cliniche, per quello che poteva vedere, aveva ricostruito che tutto sommato i farmaci che erano stati utilizzati con questi bambini erano compatibili con alcune delle terapie o dei trattamenti che avrebbero dovuto ricevere e quindi ha segnalato questo problema ai responsabili dell'ospedale e anche alle autorità, però ricevendo molte resistenze e tutto sommato non riuscendo a portare molto avanti queste segnalazioni. A questo punto si è rivolta a suo fratello, che è un filosofo della scienza e che è proprio esperto di bias cognitivi, cioè quei difetti di ragionamento che ci portano a interpretare in maniera scorretta la realtà, proprio magari perché abbiamo già delle nostre convinzioni, inconsciamente usiamo quelle. Questo filosofo della scienza, che si chiama Tom Dersken, si è appassionato al caso dell'infermiera De Berck e ha raccolto tutti i possibili errori di questo processo in un libro che è stato pubblicato nel 2006, quindi 3 anni dopo la condanna, dal titolo Lucia De B, punto, perché i cognomi non si mettono in Olanda per questioni di privacy degli imputati o anche dei condannati, ricostruzione di un errore giudiziario. Questo libro e più in generale poi anche il caso viene notato da il matematico Richard Gill che lavora presso l'Università di Leiden, quindi sempre nei Paesi Bassi, si insospettisce a sua volta, ci sono delle cose che non gli tornano e quindi si rimette a fare i conti, quelli degli statistici che erano stati utilizzati proprio durante il processo, scoprendo che di errori nel ragionamento che aveva portato al calcolo delle probabilità ce n'erano stati davvero parecchi. Per esempio, per avere un metro di confronto non erano state considerate morti avvenute quando l'infermiera non era in turno, oppure erano anche state aggiunte morti a ridosso dei turni dell'infermiera sospettata, che erano poi andati a gonfiare le statistiche poi utilizzate durante il processo e che avevano portato ai risultati che avevamo visto prima. Queste cose, secondo Gill e molti altri poi statistici intervenuti anche dopo, succedono perché noi esseri umani siamo molto bravi a vedere modelli, pattern quando non ci sono. È un po' come quando riconosciamo un volto in una macchia sul muro. Quello che succede è che il nostro cervello prende quell'insieme di punti, di linee e di appunto di macchie e li unisce ricostruendo quello che manca. In un'indagine questa cosa si traduce per esempio nel fatto che gli investigatori possano dare più peso a prove che confermano una certa ipotesi, che magari hanno già in testa per 1000 altri motivi, e darne invece meno ad altre che quell'ipotesi la scarterebbero. In un rapporto pubblicato dalla Royal Statistical Society a fine del 2022, nel quale si fa proprio il punto sul ruolo della statistica nei processi, Gill e colleghi scrivono: ti ritrovi con una prova che sembra straordinariamente improbabile che si sia verificata per caso e naturalmente il problema è che non si è verificato esattamente per caso, ma in un certo senso l'hai aiutato tu, il caso. E quindi tornando proprio al lavoro di Gill, alla fine i conti giusti, corretti di tutti i possibili errori, danno un numero che è molto diverso da quello che era emerso all'inizio del processo, perché si era partiti da 1 su 7 miliardi, poi 1 su 340 milioni, però con il ricalcolo si è arrivati a 1 su 49 compatibili con il caso, quindi una drastica riduzione.
Nel 2010 i difensori dell'infermiera hanno chiesto un nuovo processo e alla fine De Berck è stata assolta, diventando uno dei casi di errori giudiziari più famosi dei Paesi Bassi. Gill, che è anche un po' un personaggio e l'articolo di Science lo descrive proprio bene in tutta la sua eccentricità, è diventato da lì in avanti un esperto di statistica specifica per i casi di omicidio medico e poi lavora per prevenire degli errori giudiziari simili. Ha anche tra l'altro contribuito a ottenere l'assoluzione nell'ottobre del 2021 dell'infermiera italiana Daniela Poggiali, accusata di 2 omicidi qui in Italia. Il rapporto della Royal Society che citavi tu un mautino prima si può trovare e leggere sul sito dell'istituzione e va proprio anche nella direzione della prevenzione degli errori dovuti all'uso scorretto della statistica, come abbiamo visto in questo esempio, soprattutto poi in quei casi che hanno a che fare con la medicina, dove le morti sono per forza di cose molte, e quindi la statistica può essere uno strumento utile per individuare anomalie e correggere anche poi gli errori, come abbiamo visto, sapendo però che comunque ci sono dei limiti e quindi per evitare che si possano costruire ulteriori anomalie.